Thank you very much for the invitation to speak to you today. Grazie per l'invito. La possibilità di poi I'm very sorry that I can't speak to you in Italian. I have realised that the only Italian words that I know are about food. So I can ask for gelati, for maggio, pasta, pizza, but not mathematics. But the one word that I know in Italian about mathematics is the same word in English, and that is Geogebra. And that is the Italian word that I know in mathematics. So Geogebra, which is the same in every language. I am very lucky. I have 3 jobs. I spend 1 day each week in the university in Cambridge with the pre-service teachers. I spend 1 day with other teachers in school, working with them, and 3 days in my classroom with my classes in a high school, teaching mathematics and learning more about using mathematics with young people. Credo sia abbastanza comprensibile. Comunque ha detto che si ritiene fortunato perché lui di lavori in realtà ne fa 3, perché ha la possibilità di lavorare con gli insegnanti di formazione un giorno alla settimana, un altro giorno con gli insegnanti di servizio e nei restanti 3 giorni invece di scuola. And the thing that links all of them together is GeoGebra with all. GeoGebra è quello che mette in comune le 3 parti del suo lavoro. I know about how GeoGebra is used, come GeoGebra è utilizzato in England. I know how I think it could be used in England. Sì, lui sa come è utilizzato nelle scuole e come potrebbe essere utilizzato nelle scuole che lui conosce, insomma, quelle inglesi. And today I will tell you about England. Your job is to decide what is useful for Italy. So I can tell you about England. You need to decide what is useful for your classes, for your work and for your situation. Lui ci parlerà dell'Inghilterra e spetta a noi capire e decidere come utilizzare queste cose in Italia nelle nostre classi. This was written by a professor of maths education, Anne Watson, and she is based at Oxford University. La professoressa Watson all'Università di Oxford ha scritto e insomma autrice di questa frase che trovate qui riportata. She visited Cambridge University, and in Cambridge University there is a cafe, and in the cafe there are tables that people are allowed to write on. È andata in visita all'Università di Cambridge dove ha trovato un caffè. In questo caffè ci sono i tavoli dove si può scrivere sui tavoli. And in the corridors there are blackboards and chalk for people to write on the walls in the corridors. Lavagna e gesso. And so for mathematicians in Cambridge, they can do mathematics everywhere. Mathematics on the table, mathematics in the corridor. Mathematics everywhere. And Professor Watson said, in a school, it's not like that. Okay. There is a journal in England for teachers of mathematics, and in this issue of the journal, all of the articles were about geometry. Questa è una rivista in Inghilterra per l'insegnamento della matematica e c'era un volume di questa rivista tutto sulla geometria. And every article in the journal was about a problem in geometry, and every mathematician writing the article started by saying, I used GeoGebra, or I used
dynamic geometry, or I used Bari to try to solve this problem. Tutti gli articoli riguardavano dei problemi e la cosa in comune tra questi articoli era che tutti gli articoli cominciavano con qualcosa del tipo questo è il problema, io ho cominciato ad affrontarlo utilizzando geometria. So here are some ways that adult mathematicians behave, and I want my students to behave like this as well. I matematici fanno questo e dice io vorrei che anche i miei studenti possano comportarsi in questo modo. My ideas about GeoGebra have changed. La mia idea su GeoGebra è cambiata. Here is a file that, to start with, when I used it first, I was really excited about. Questo è un file che quando ho visto la prima volta è molto interessante. Okay. And you will know this. Okay? And to start with, I was very excited. Then, after a year, I decided this was not very good. Un anno dopo ho deciso che si può fare di meglio. Because it's just a demonstration and it is not very exciting. È solo una dimostrazione, non c'è molto di interessante oltre che muovere. But then, after another year, I decided it is exciting again. L'anno dopo ha deciso che gli piace di nuovo. Because what happens? No, guardate adesso esattamente la lingua che è successo. It's broken. Sembra che non sia più vero che l'anno precedente. And so, to talk to my students about what is the problem, this is exciting. E quello che è interessante è parlare, discutere con gli studenti per cercare di capire perché funziona. So, to start with, this was exciting, then boring, and then exciting again, because this is new, this is different. Questo è invece un approccio differente. And my students say, maybe we need the decimal places. I suoi studenti hanno detto forse abbiamo bisogno delle cifre decimali. Yeah. Quindi hanno messo una. Ah, no problem. Yeah, it's all okay. And one student said to me, and he said, you are stupid. Uno degli studenti gli ha detto sei stupido. And so now, no problem. Okay. Now, no problem. Ah, there is still a problem, and maybe we need 2 decimal places. C'è ancora un problema, forse ci servono 2 cifre decimali. No? Maybe we need 15 decimal places, and we can learn new things. And GeoGebra isn't broken, the computer isn't broken, the real world is the problem. Non è il GeoGebra che è rotto, che non funziona, non è il computer che è rotto, ma il problema è nella realtà. So the way I'm using GeoGebra is changing, and the way I used it to start with is not the way I use it now. È cambiato il modo in cui utilizzo il GeoGebra e il modo in cui lo utilizzo ora non è quello dell'inizio. And finally, the most important thing is not the file that you have, but the way, as a teacher, it gets used. Ovviamente la cosa più importante non è il file che avete a disposizione, ma il modo in cui lo utilizzate. When I work with teachers who haven't used GeoGebra before, they ask me, how can I use it? And really, that is 3 different questions. Quando la domanda è come posso utilizzare GeoGebra, la domanda che gli facevano gli
insegnanti, lui si è reso conto che in realtà questa domanda questa contiene 3 domande diverse. Okay. So here is the first meaning of that question. La prima. And that's here. How does it work? And for example, people ask me, how can I draw a circle? How can I draw the theorem of Pythagoras? And so on. I have some examples here that might be interesting for you. Adesso ci fa vedere degli esempi. Okay, so here is the theorem of Pythagoras, the Pythagorean diagram. Sì, in inglese lo dicono diagramma di Pitagora, la rappresentazione geometrica del teorema di Pitagora. Okay. I have used tools in Geogebra to do this. Ho utilizzato gli strumenti del Geogebra per fare questa rappresentazione. And I needed to hide one line. Ha nascosto una retta. Then I wanted to use Euclidean instruments. Poi ho provato a fare la stessa cosa utilizzando gli strumenti euclidei. So only the straight lines and the compass. Okay? It's possible to make this. I don't know if I did this the best way, but it works. Okay? And so I can make changes. Only the straight lines and the compass. And this time, I needed to use 15 circles. 15 cerchi, 15 volte il compasso sono Okay. necessari per fare la stessa cosa, solo 8 piedi del compasso. Your homework is to do it with less than 15. Il vostro compito è provare a farlo con meno di 15 cerchi. Okay. So maybe that's but here is how to use GeoGebra, and I was learning how to use GeoGebra. Okay. Here is something that I cannot do easily in any other way. I have a graph and I can change the end of the equation and I can move the graph. Sì, sono con slide. I can use an image, and in one of my classes, the principal of my school, the head teacher of my school, came in to see what GeoGebra is, and so we used a photograph of the principal of my school. Io ho utilizzato la fotografia del presidente della scuola. And so we can use him to do rotation instead of using a triangle or a rectangle. Sì, appunto, è possibile con GeoGebra utilizzare anche immagini piuttosto che oggetti geometrici. And then here is an idea that is useless for teaching, I think, but is good for exploring GeoGebra. È un'idea che non è particolarmente interessante per l'insegnamento, ma può esserlo per esplorare il GeoGebra come funziona. Okay, so lots of different ways to learn how to use GeoGebra in this, to answer this question. Come funziona GeoGebra? Esempi di come in pratica in sostanza come GeoGebra. Okay, the second question is this one. And here are some examples. I use this with some 11-year-old students. Sì, ha utilizzato questo file con ragazzi di 12 anni. Who are very low ability in math. Non con basse capacità in matematica. And they need to reflect, Dovevano ovviamente fare la simmetria. and they did things like this. Questo è quello che hanno fatto. Okay? Yeah? And then they can check. E quindi potevano verificare, hanno verificato. Okay?
So that is one way of using GeoGebra in the curriculum. Questo è uno dei modi in cui si può utilizzare GeoGebra. Here is a problem I have had for a long time. Questo invece è un problema che funziona un po' nel tempo. And I used to use graphical calculators. Che è una cosa che facevo già con le calcolatrici grafiche. So here is the graph of y equals 2x, take away 3. And Rotazione della retta. okay? Which way does the graph move? In che modo si muove la retta? Okay. So for me, I am a mathematician, the graph is moving up and down. Yeah? Per me come matematico il grafico della retta si muove su e giù. For students, for children, which way is it going? Ma per gli studenti? Per gli studenti si muove da destra a sinistra. Yeah, it's going, okay. But with GeoGebra, I can do this. Ma con GeoGebra posso fare questo, prendere due punti e vedere che i punti si muovono. It goes up and down. Why does that work? And if I take the dots away, Se tolgo di nuovo i punti, si muove di nuovo a destra. it goes left and right. So here is GeoGebra doing things that are wonderful, doing things that are brilliant to help us learn and teach mathematics. Questo è un esempio brillante invece come può essere utile il GeoGebra. Okay, the third question is this one. Questa è la terza domanda. This question is much more difficult, and it's the most important one. È la più difficile ma la più importante. Lots of people don't ask this question. Molte persone non si fanno questa domanda, non si fanno e non fanno. The other two are important. Question 1 and question 2 are important, and it's important to learn how to use the tools. It's important to use it in the curriculum, but this is the stage that is the most important, and it is important that people keep on asking this question, even when they know how to answer the other two. Le altre due domande sono molto importanti, è importante sapere come funziona il GeoGebra, come utilizzarlo in classe, però questa è la più importante ed è importante che gli insegnanti arrivino a farsi questa domanda e questo accade ovviamente dopo aver risposto alle prime due. Now, Seymour Papert created Logo, and he wrote this. We used to use Logo in schools in England. Sì, in Inghilterra era molto comune il logo, forse più che da noi, anche da noi. So, in many schools in England, in 1985, this was the situation. La situazione delle scuole in Inghilterra nel 1935. Okay. Now, today, we have projectors in every room. Oggi ci sono dei proiettori in ogni stanza. And the children don't get to play with mathematics anymore on the computer. Ma gli studenti in realtà usano meno il computer per giocare se seduti con la matematica. So the other problem is these. L'altro problema è questo. And they are a problem because the teacher wants to use these in every lesson to do every single thing. Il problema è che l'insegnante vuole usarla sempre per fare qualunque cosa. Okay? That is a problem. Now, for me, in my work, I have an idea that there are 3 ways that GeoGebra can be used. L'idea che qui si è fatta è che il GeoGebra possa essere utilizzato in 3 modi diversi, And here are the 3 ways. che sono questi che
I'm going to explain more about these three different ways in turn. E adesso li vediamo nel dettaglio. Okay. So, the first one. Il primo, la dimostrazione dei business. Like now. Come ora. So, there is one projector, one computer, and one person makes changes. Maybe the teacher, maybe a student. Okay? Right. Here's an example. I have a diagram, and I show the students that it is a proper Geogebra diagram. It is not just a picture. Okay? Non è disegno, è geometria dinamica. And I cannot change this. Quel punto non si muove. I can change it, okay? I use this with students who have already done this using pencil and paper. Ho utilizzato questo file con studenti che avevano già fatto queste cose con carta e penna. So, my first question is, what is going on? La prima domanda è che succede? Okay. We have an enlargement, and the scale factor is 3. Okay? And where in the picture can you see the 3? Dove si vede quello 3? Nella figura. Vedete, c'è il 3, sì, sullo slide, ma poi la sua domanda è, ma nella figura dove lo vediamo? Sì, dove c'è il punto che si muove, nel rapporto. Sì, nella figura. Okay, so we can see 3 here. Yeah. Sì, Can we see 3 in the picture as nella well? figura. Cioè non è quantificabile. Lui dice nella figura, lo vediamo? No. Lo immaginiamo. No, il primo della. Sì, ma non lo si vede, il ragazzo non lo percepisce. They Noi said sappiamo. as a teacher, I know that one is curved of the other. Okay, nice. As a And- teacher, Sure, and for students who have done this with paper and ruler and pencil, they know that this. lui dice lo saprebbero anche gli studenti perché appunto ci ha detto che hanno già fatto l'attività con carta e penna, quindi dovrebbero saperlo anche gli studenti a questo punto. Yep. Dovrebbero saper, cioè con carta e penna sanno messa in misura così. So for A goes 3 times, and for B the same, and also distances here. Anche la distanza tra O e C. Is that okay? Okay. Where in the picture is it not 3? Dov'è che invece non è 3? Yeah. The area is not 3. Che va controllato nella Yeah. The area is not 3. What else is not 3? Cos'altro non è 3? Okay. The angles are. Gli angoli. Yeah. The angles are not 3. Okay. Now, I think this can help students who know a little bit about the picture to think very much more about it. Dice, penso che in questo modo gli studenti possano riflettere molto di più su quello che un po' già sanno. Okay. What will happen if I drag point C downwards? Che succederà se muovo in basso il punto C? What will happen? Si muove anche la le forme il triangolo e altri immagini. Okay. So C dashed will move as well. In the same amount? Allora, della stessa. So the students in England sometimes say 3 times as far, Gli studenti dicono 3 volte, se 3 volte si muoverà. or they say 3 times as fast. 3 volte più veloce. 3 volte lungo o 3 volte veloce. Okay? And so we have some things to talk about. And yes, that looks good. Now, a better question is what happens if the object stays there? Sì,
cosa succede se il triangolo rosso in sostanza resta lì and I drag e muovo il punto this point to the right? verso What will il happen? Sposta di mano. Sposta di mano. Okay, now, my students tell me the blue triangle will get bigger. I suoi studenti gli hanno risposto il triangolo blu diventa più grande. Yeah? Or they think it will get smaller. Oppure che diventa più piccolo. Or it will move left. O che si muove a sinistra. Or maybe right. O forse a destra. Or maybe stay there. O che resta lì. And we can have a big argument Quindi ovviamente c'è tempo su cui discutere. about what will happen. Okay? So there are so many things that we can do just with this that are really good. Quindi ci sono già con questo ci sono molte cose che si possono fare. And I can then, after we've had that argument and the students have decided, and they must argue with each other and they must decide and explain what will happen. Quindi gli studenti devono discutere e decidere tutti assieme poi Prima cosa della succederà. conclusione. Sì, cioè mettersi d'accordo su... La predizione. Sì, fare l'ipotesi, un'ipotesi però comune. Then we can use Geogebra, but by that stage it is not really necessary. But having Geogebra makes all of that conversation possible. Sì, quello che è importante è appunto avere GeoGebra a disposizione. Next, I make changes to the scale factor. Dopodiché possiamo cambiare il fattore di scala And the students ask me questions. e quindi gli studenti cominciano a farmi delle domande. For example, they say, can you have a scale factor of 1? Possiamo avere il fattore 1? Now, that is very important, that idea, but in class with paper and pen, I have never said enlarge with a scale factor of 1. Non aveva mai parlato di ingrandimento con il fattore di scala 1. We don't do that. And it's an important idea. The identity is an important idea. And we can show that with GeoGebra. E con il GeoGebra è possibile far vedere che in sostanza il fattore 1 è l'identità. On the slider, we are not at the bottom of the slider. Non c'è l'estremo sullo slider. And the children say, can you have an enlargement of 0.5? Dice possiamo avere un fattore 0,5. In English, we use the word enlargement for this situation. Sì, la parola che loro utilizzano in inglese è ingrandimento. An enlargement that gets smaller. No, ovviamente l'ingrandimento un po' più piccolo. Okay? And so we have still not reached the bottom. The children then ask, can you have a scale factor of 0? E quindi possiamo avere il fattore 0. Again, an important idea that I have never done with paper and pencil. Yeah? A really important idea. Ancora un'idea molto importante che con carta e penna non era stata affrontata. And some children say there is nothing there. Alcuni studenti dicono non c'è niente. And some say it is like Star Trek. That it is there, but it is in a star, in a black hole. È un buco nero. Okay? And then, of course, we are still not at the bottom, and we can look at negative. Non siamo ancora arrivati alla fine dello slider, e quindi la domanda poi è se possiamo utilizzare anche il fattore di scala negativo, e questo è quello che è. Okay, so there are lots of things that one file can do, and lots of exciting mathematics that we can access using that one file. E quindi c'è un sacco di matematica con cui possiamo avere a che fare con un file di questo tipo. When I've used this with teachers in England, I always collect data from them about their ideas about using this way of working, about the demonstration way of working. And here are some of their comments. Questi sono i commenti degli insegnanti con cui ho fatto questo tipo di lavoro. Okay. So, that's the first way of using it. The second way of using it
is with a file that the teacher has prepared and the children make a change to, and they need to have a computer, maybe one computer for 2 people. Allora, la seconda modalità è quella in cui l'insegnante prepara un file che poi dà agli studenti, e l'idea in questo caso è che ci debbano essere uno o due studenti su ogni computer con appunto questo file. Here are some examples. This is a very famous bridge in Bristol, in England. E questo è il ponte di Cristo, molto famoso. And the important bit is the suspension part. La parte sospesa sì, è quella importante. And I want some mathematics to show that. So maybe y equals 0.2 x squared, maybe. Faccio un'ipotesi, scrivo l'equazione, So I need to move it up. devo, se non alzo l'alzo. Okay, that is closer. And the students can do this and can explore what is happening here. And then finally, Quindi con vari tentativi gli studenti possono continuare ad arrivare okay? a questa cosa. And so here is an example where the students would do this working at a computer. E questo è un esempio di cosa gli studenti possono fare lavorando per esempio su questo file. For younger students, I teach them how to use Geogebra using this file. Cioè quando mi rivolgo invece a insegnanti di studenti più giovani, più piccoli, utilizzo questo file. I can move this. I can't move this. It is not a very good drawing, so I can add other things to the picture. And so we have some hair. And the children need to reflect that. So I need to show them a way to reflect that. And they can learn how to use GeoGebra very quickly with a file like this. Quindi con questo file l'idea è un disegno che si può fare di meglio, per esempio possiamo aggiungere i capelli, dopodiché io spiego come si fa la riflessione, la simmetria, e quindi i bambini possono appunto lavorare con questo file. Okay, so these are ways that the children can interact with files that I have created. And of course, the servers. Children can interact with this one. Here are comments from the teachers. Quindi quelli che erano la faccina e questo qui che abbiamo visto prima ovviamente sono esempi di come gli studenti possono utilizzare file preparati dall'insegnante. Questi sono invece i commenti degli insegnanti quando lui parla di appunto questa seconda modalità di utilizzo del GeoGebra. So, the second mode. The third mode is this one. Questa è la terza modalità, scusate, non ho tradotto il titolo. And this is the students using GeoGebra like a mathematician. Questa è la modalità che prevede che gli studenti utilizzino il GeoGebra come dei matematici. This will take longer to explain. Lo dobbiamo spiegare. Okay, so here is a question, and the students had to make their own file. This was always a triangle with the diameter of the circle. Il triangolo costruito sul ghiaccio. Okay? Now, one student, John, had this idea. He put in an extra line. Okay? Quindi dato appunto questo disegno, in sostanza, la domanda era quella che avete letto, cioè che cosa si può dire.
questo studente lavorando ha disegnato quel segmento. I thought he was going to do this, and this was what I was expecting. I thought he was going to prove that the angle at E was a right angle. Io ho pensato che lui volesse dimostrare che l'angolo in E era un angolo retto. Okay. This is what I expected. Questo è quello che mi aspetto, Okay. che quel segmento serva per quello. So here is X, and there is X, because it's an isosceles triangle. We have two radius. Siccome il triangolo sono i due raggi e quindi quegli angoli, le X sono per gli angoli. If we call this Y, then that is also Y. Chiamo l'altro angolo Y. Look at the big triangle, and the angles are 2x plus 2y equals 180. Ho 2 volte X più 2 volte Y, ovviamente uguale 180 e qui ovviamente... So x plus y is 90 degrees. Okay? Yeah. That is what I learned when I was at school. Cioè questo è quello che io ho imparato a scuola ed è quello che mi aspettavo qui. And it is true, and it uses algebra, but it is something to learn. È giusto, si utilizza l'algebra, ma c'è qualcosa da capire. John didn't do that. Ma non è quello che stava facendo John. Here's what John said. Lui ha detto i due triangoli piccoli hanno la stessa area. I have never seen this. Non ci avevo mai pensato. In front of the class, here's a new idea, and they don't know, and for a moment, I don't know either. Is this true or not? In classe ovviamente questa è un'idea nuova, loro non lo sanno, non lo sapevano e per un momento anch'io ho voluto pensarci. This is exciting. E questo è quello che è interessante. Now, John didn't know. We did some things using GeoGebra. We moved point E down to point C. Abbiamo spostato D verso C. Okay. And both of the triangles are zero. E ovviamente il triangolo di C. Okay. Yep. We moved it so that E was above A. Hanno spostato il punto E in modo che fosse perpendicolare, che A e fosse And perpendicolare. there is symmetry, and they are the same. Cioè la simmetria è i triangoli sono uguali. We have used some special cases. Some students use the GeoGebra tool to measure the area. Alcuni studenti invece hanno utilizzato lo strumento di misurazione del GeoGebra per calcolare l'area, per visualizzarla. And so we could talk about that wasn't a proof and didn't prove that the two areas are the same. E quindi hanno discusso del fatto che quella non poteva essere una dimostrazione. I then had to ask, as a teacher, I said to them, how do you work out the area of a triangle? E invece come potete trovare l'area dei triangoli? And then they could do it, because the base is the same for both of them, E a quel punto si sono resi conto che la base è la stessa and the height is the same for e both la of them. altezza è la stessa. Okay. But that is exciting. It got more exciting because Maddie made a mistake. And this is a mistake that I used to make a lot, where she tried to draw the line segments, but drew a line instead. Sì, quest'altra studentessa Maddie ha fatto questo errore insomma, dal punto di vista del GeoGebra, che invece di disegnare il segmento, nel rifare la stessa cosa che aveva fatto l'altro studente, ha utilizzato un altro strumento del GeoGebra che è quello che disegna la retta invece. Yeah. E quindi lui dice io ne avevo, cioè loro sapevano bene che lo strumento segmento è diverso dallo strumento retta, ne avevamo parlato spesso. Lui aveva presentato questa cosa come appunto un errore, nel senso che se voglio disegnare lo strumento del segmento devo utilizzare lo strumento segmento e non lo strumento retta, quindi in quel momento quello lì era un errore. Giusto Let's get now, what was wonderful was that she didn't delete the mistake. E invece quello che è interessante è che da questo errore poi è accaduto altro. She saw something new in there, and she did this.
qualcosa di nuovo e ho fatto questo. And so Maddie said, that is a rectangle, Quindi ho detto un rettangolo, which means that the angles are all 90 degrees. e quindi gli angoli sono tutti di 90 gradi. And that is so much more exciting than having lots of x's and y's. Ovviamente c'è molto più interessante perché Yeah? There is la parte a proof that it is 90 degrees, and there is a proof that it is 90 degrees. sono due dimostrazioni. One of the other children in the class said, you haven't proved it's a rectangle. Un altro degli studenti ha detto sì, ma non hai provato che quello è un rettangolo. And so we needed to prove it was a rectangle, and the diagonals are the same length and bisect each other, so it is a rectangle. E quindi c'era l'esigenza di dimostrare che quello era un rettangolo e l'hanno fatto facendo vedere che le diagonali si biseccano nel punto medio. So here, the students are being mathematicians. They are using GeoGebra to conjecture and to help them prove. E quindi in questo caso gli studenti si sono comportati come dei matematici, hanno utilizzato lo strumento per fare una dimostrazione, per aiutarli nella dimostrazione. And here are some other things, some other questions that they were able to answer by making diagrams in GeoGebra. E queste sono altre idee a partire da costruzioni fatte in GeoGebra. Right. Here is what some of them did. Qualcuno ha fatto questo, It's a quarter. Or this diagram. It's a quarter, and these two are the same. So it is always a quarter. Or this diagram. La differenza. And GeoGebra is allowing them to play with some ideas, but to play with ideas of proof and not just conjecture. GeoGebra gli ha consentito di giocare questo sulla base di dimostrazioni e non congetture. And here is one of my favorite questions. Questa è una delle sue domande preferite. After the children had done this, I asked them whether they used GeoGebra or whether they used pencil and paper. Most of them used GeoGebra, and they explained that it was so much quicker using GeoGebra. Quindi lui dà questa domanda e in genere poi chiede agli studenti se hanno utilizzato o meno il GeoGebra, la maggior parte di loro l'ha utilizzato e poi chiede di spiegare perché l'hanno utilizzato. Molti dicono che utilizzando il GeoGebra si è più veloci. Because it only takes them this long to draw the diagram. Perché è molto veloce insomma, fare la costruzione. And to then make conjectures about the shape, the new quadrilateral that they make. Quindi fare congetture. Some students then tried to prove this by joining up these lines. Alcuni studenti hanno cercato di rispondere alla domanda disegnando quelle linee corrette. And that doesn't work. Others tried this, and that does. I don't think there's any need to Alcune delle linee che gli studenti hanno disegnato erano utili, altre no. I don't think it's necessary to translate this, but this is one of the children's homework. Ok, questo è una dei compiti degli studenti
presenti su questa. Yeah. So, here are the ways that the students are able to use Geogebra. So, to visualize, to make conjectures, to convince, and to provide elements of proof. Geogebra won't provide proof. Geogebra non dimostra, non dà dimostrazioni. The people who are using it need to provide the proof, but it will help them to have ideas, and it will help them to generate their own ideas about proof. La dimostrazione ovviamente deve essere fatta da chi lo utilizza, ma il GeoGebra serve per farsi venire delle idee. And the person doing the mathematics is the student. E in questo caso chi fa matematica è lo studente. Okay. Now, this was the third mode where students are creating their own files. And here is what the teachers said. They said it takes a long time. Yeah, it takes longer for the students to learn how to use GeoGebra. They said that the student might not do what the teacher wants. Maybe they'll create something different. I think that is good, because John and Maddie didn't do what I was expecting them to do. Questo è quello che è interessante, perché per esempio John e Maddie non hanno fatto quello che io mi aspettavo che So facessero. I think this is good. Ma penso che sia un aspetto positivo. They'll behave as mathematicians. They'll have ideas that the teacher didn't think of. The teacher who said this thought this was bad. Chi ha detto questo lo ha pensato dal punto di vista negativo. It is scary to be the teacher when you don't know the answer. Non è una bella situazione, no? Essere l'insegnante e non conoscere la risposta. The two small triangles, are they the same? I don't know. Nel caso appunto dei due triangoli, la domanda è se non lo so. You need to have confidence as a teacher to do this. Bisogna avere Fare una conferenza di questo. Okay. An understanding of proof and demonstration, and then some good things, that the students can work independently, so they can work maybe with a friend, but they can do mathematics without the teacher needing to be there, and also they can create their own what-if questions. Sì, quello dice lavorare da soli o in coppia, comunque senza l'insegnante, e poi appunto possono farsi domande di questo. Now, are these modes connected? So these are the three modes. To start with, I thought that they were in order. All'inizio pensavo che ci fosse questo ordine. My first idea was this first one is not so good with the projector, and then it's better, and the final one is the best one because the students can be mathematicians. Quindi la mia idea era che la prima possibilità, il primo modo non fosse granché, il secondo un po' meglio e che il terzo fosse più interessante perché gli studenti diventavano matematici. And so maybe it's like stairs, so you start with this and then move on and then move on. Oppure che fosse una sorta di scala, cioè posso partire dal primo, poi salire, passare al secondo, poi al terzo. But one of the ideas from a teacher that I was working with made me realize that this is wrong. I don't think this is right anymore. Adesso non penso più che questo sia corretto. And now I think that good practice with GeoGebra can use all three of them, but in different ways. Penso che sia il caso invece di utilizzarle tutte e tre in modi diversi. And the thing the teacher said was, if you gave this file to students, if you gave this file for the students to use, it's useless. Sì, questo file dato agli studenti potrebbe anche non essere utile. If I ask the students what will happen if I move point O,
Se chiede agli studenti che succede se muove tutto, they won't think about it, they'll do it. And they won't be thinking what if or what will happen, they'll be saying what did happen. sì, hanno bisogno di vedere che cosa succede. Yeah? And that is not as good for the thinking and the understanding and the ideas of the students. So we must use this file in this way. And the important thing about using this file in this way is the questions that the teacher is asking. La cosa più importante sono le domande che l'insegnante fa quando si utilizza il file. So this is still a good way to use Geogebra, having a projector, having a computer, as long as the questions that are being asked are good ones. Se le domande sono buone, questo resta ancora un modo buono per utilizzare il Geogebra. There are other files that must be used by the students, and the best way, I think, of using this file is for the students to use it themselves as a computer. Questo file invece, secondo lui, il modo migliore è farlo utilizzare agli studenti da soli sul proprio computer. And then, finally, there are things that couldn't work in the other two ways, and that the students need to use GeoGebra for themselves, like a mathematician. Quindi ci sono invece delle cose che negli altri due modi non si possono fare, quindi è necessario che siano gli studenti a lavorare sui propri file. So now, where I have reached with my thinking is that it's important to consider which of the modes is the best one to use and which way will help the students to learn mathematics the best. Quindi la cosa importante è quella di capire di volta in volta qual è il modo migliore di utilizzare il codice. And if I am always just using this one, it is unlikely to be good for the students. If I'm always using the final mode, it is unlikely to be good for the students. Ovviamente non c'è un modo unico per utilizzarlo, non è detto che sia migliore sia il primo sia il secondo. Okay. The final thing that I want to just refer to briefly is every time I use GeoGebra, I ask what is the value added? What is the extra value that it brings? And for example, with all of these files, I was very excited when I made them first, but I don't know if they are very good or not. And maybe these are not good files to use, and I need to think very carefully about whether they are the best way to do it. And so just because I can do this with GeoGebra doesn't mean I must. Quindi lui si è chiesto spesso quale fosse il valore aggiunto che Geogebra poteva dare. Per esempio con questi file che ci farà vedere adesso, quando li ho costruiti, li ho visti le prime volte, mi sembravano molto interessanti. Ora penso che non è detto che lo siano, e non è detto che se c'è qualcosa che con Geogebra posso fare, non è detto che debba farla. I don't know if this is good or not. Have a look. I have a trapezium. Non so se questo è buono o I have a rectangle. Is that good? Or is it better to use scissors and paper to make one? È davvero utile o forse è meglio usare la carta da torta? What is the value added for this file? Qual è il valore aggiunto che danno a questo sistema? And maybe there is. Forse lo è. Maybe this is the added value. Forse il valore aggiunto è questo. Maybe. Okay? So we have to think very carefully. Is this good or not? Dobbiamo pensare attentamente. You've seen this already. I thought this was really good. I thought this was really bad. I think this is really good now. Questo qui vi ho già detto, all'inizio pensavo fosse buono, poi no, poi no. And then
that good? Yes. Is that bad? Great. Yeah. So we have parallel lines. We can show that the area is always the same, Possiamo far vedere che l'area è sempre la stessa. particularly when the top point is not above the base. Ovviamente prendiamo il primo politico in particolare. And I think the value added here is being able to make changes like this. Lui pensa che il valore aggiunto è che in questo caso possiamo anche poi andare a modificare la base. And changes like this. Okay? So, in conclusion, I firmly believe that when I am planning my lessons, when I am working with teachers, when I'm working with teachers who use Geogebra a lot, we need to be considering these three ways of working so that we can properly make the most use of Geogebra. At the moment, this is an idea and this is a theory, and some teachers in England are starting to use these ideas, and we are starting to create more files that can be used in each of the ways. But for those of us who are used to using Geogebra, to think about the pedagogy and the best way of using Geogebra is a really important step. E quindi il suo suggerimento dice per chi appunto utilizza già anche per chi utilizza già il Geogebra, riflettere su quale possa essere di volta in volta il modo migliore per utilizzarlo può essere sicuramente utile. And this will help us to encourage students to become mathematicians and to work in the way that mathematicians do. E appunto secondo lui il nostro riflettere e utilizzare il Geogebra in modo diverso può essere utile per gli studenti, perché gli studenti possono diventare dei matematici, comportarsi se non altro come matematici. Quella che si chiama in inglese Mathematics Education. Adesso naturalmente io parlo in italiano, ma Eleonora tradurrà in inglese. Facciamo al contrario, no, rispetto a prima. Eleonora will translate from Italian to English for you. E dicevo le due facce di Geogebra. Uno, da una parte, strumento fondamentale di capire i processi di conoscenza degli studenti quando fanno matematica utilizzando una tecnologia come questa. L'altro aspetto, quello che vi ha già illustrato molto bene Mark, è quello di applicabilità in classe. Come, quando, in che maniera lo utilizziamo come strumento per fare una sperimentazione e poi per far entrare dei routine in una matematica che viene insegnata. Non è stata usata ancora questa parola esplicitamente, ma il senso l'avete visto nella presentazione di Mark, in maniera laboratoriale, cioè laboratorio di matematica, come non tanto un luogo fisico dove fare delle esperienze, ma come una metodologia. Laboratorio di matematica come metodo di lavoro, quindi lo possiamo fare in un'aula come questa, lo possiamo fare in un laboratorio con il computer, lo possiamo fare in cortile da qualunque parte. L'idea del laboratorio è l'idea che sta passando di più a livello internazionale come scelta metodologica di questo tipo, perché gli studenti facendo imparano molto di più che non ascoltando. Allora, le due facce di Geogebra corrispondono a due facce anche di impegno e di lavoro, una sul fronte della ricerca, una sul fronte della pratica didattica. E ci possiamo chiedere se ci sia un collegamento, più connessioni, no? Tra l'aspetto della ricerca e l'aspetto della pratica, oppure no, oppure se ci sia rottura. Questa è una delle cose che vengono discusse sempre nei convegni a livello internazionale, quando noi ricercatori siamo chiamati a mettere insieme, no? I risultati di ricerca e a vedere se hanno applicabilità, se hanno possibilità di disseminazione nelle classi. È un dilemma ed è un problema che ci dobbiamo porre, perché la ricerca non può vivere nel mondo empirico, ma deve poi essere calata in classe. Allora, il senso della mia conferenza oggi è proprio questo.
cioè di fare una parte, dedicare una parte della mia presentazione a farvi capire quali possono essere i filoni di ricerca didattica nell'apprendimento e nell'insegnamento della matematica con l'uso di tecnologie come Geogebra. E uso il plurale, tecnologie come Geogebra, perché ce ne sono tante. Geogebra è nato in questi anni, sapete, vi racconto brevemente la storia, è nato nel 2002 con una tesi di master del suo creatore, ideatore, che è Markus Oeschlager, che è un austriaco molto giovane, il quale ha inventato Geogebra perché non era soddisfatto del software di geometria dinamica da una parte e di quelli algebrici dall'altra. Quindi Geogebra sta per geometria e algebra. Ecco perché è nato questo software. Questo software ci fa vedere da una parte l'ambiente geometrico, ma dall'altra, come avete già potuto vedere un po' nella presentazione, anche l'ambiente algebrico, l'ambiente numerico, perché ha anche un foglio elettronico dentro e via via si sta comunicando sempre di più, perché sono di nuova implementazione, in futuro usciranno, l'ambiente di calcolo simbolico, l'ambiente per la geometria tridimensionale, diventerà un'applicazione per iPhone, iPad, iPod e quindi gli sviluppi di Geogebra sono in crescita, come vedete, esponenziali, sono sempre più adattabili alle tecnologie di oggi, a quelle che abbiamo nelle classi, ma anche a quelle che i nostri studenti hanno in mano. Allora, come è nato Geogebra? Vi ho detto, è nato dal bisogno di uno studente di matematica che ha voluto creare un software in cui fossero integrati due mondi, il mondo dell'algebra e il mondo della geometria. Lui poi ha perfezionato con la tesi di dottorato questo software e nel 2004 praticamente ha cominciato a diffondersi. E faccio questo gesto perché si è diffuso esponenzialmente in tutto il mondo, è stato tradotto in più di 50 lingue, è presente in 190 paesi di tutto il mondo, ci sono circa 300.000 download al mese di Geogebra, di persone che lo scaricano, che lo utilizzano, in continuazione quindi viene utilizzato. Sono milioni ormai in tutto il mondo di utenti di Geogebra. Allora chiediamoci perché Geogebra ha avuto una diffusione così veloce in così pochi anni. Le ragioni sono tantissime. Io vi dico quella che considero la principale. La principale è il fatto che Geogebra è un software libero e gratuito. E il fatto che sia gratuito consente a tutti gli insegnanti, a tutti gli studenti di tutto il mondo di scaricarselo liberamente. Conseguenza di questo è il fatto che, essendo libero, possono partecipare all'implementazione di nuove procedure dentro Geogebra gli studiosi e ricercatori di tutto il mondo. Quindi ecco perché cresce con una velocità enorme anche il numero di nuove versioni di Geogebra, il fatto che queste nuove versioni facciano più cose rispetto alle versioni precedenti. Ma noi dobbiamo anche però chiederci un'altra cosa: perché è nato Geogebra nel 2002-2004 e ha avuto questa grande diffusione? Non solamente perché è un software gratuito ed è con la filosofia quindi di Wikipedia, l'enciclopedia gratuita utilizzata in tutto il mondo, ma anche perché Geogebra viene da una tradizione, è il frutto dei tempi, cioè viene da una tradizione di utilizzo di software di geometria dinamica che è più che ventennale. E questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Il fatto che fossero già in circolazione software nell'area europea, nell'area sudamericana, Geogebra, inventato più di 20 anni fa dai francesi, oppure Sketchpad, che è un software diffusissimo nell'area nordamericana, sempre di geometria dinamica, fa sì che da più di 20 anni si fossero instaurate delle pratiche a scuola, e non solo delle pratiche ma anche degli studi a livello universitario su quali possono essere le valenze di questi strumenti per l'apprendimento e per l'insegnamento della matematica e non solo della matematica, perché un software come questo consente anche la modellizzazione e quindi l'utilizzo delle scienze chimiche, fisiche, biologiche per fare dei modelli, oppure nell'economia, in tante discipline. Nell'arte stessa, se vogliamo cimentarci con, avete visto il bellissimo logo che ha il vostro Geogebra, no? Castello del Monte. Quindi, questo per dirvi
base stretta è stata creata da un creatore, Einstein, ma era matura per i tempi, perché c'erano in precedenza molte scoperte che erano, diciamo, che hanno portato, che hanno condotto alla formulazione della relatività ristretta, così Geogebra è figlio di questi tempi, perché c'è comunque, i tempi erano maturi, cioè c'era comunque tutto un lavoro di alcuni decenni della ricerca da una parte, della pratica dall'altra in questa direzione. E allora io vi faccio vedere qua alcuni. I lavori di ricerca sono stati tantissimi, 4 ore, non filmerete alcuni dei filoni di ricerca che ci sono stati negli ultimi 20 anni nell'uso di questi software di geometria dinamica. Per esempio, lavori sul tracking. Cosa vuol dire tracking? Tracking vuol dire trascinare. Il trascinare è la principale caratteristica di questi software di geometria dinamica. Si chiamano software di geometria dinamica proprio perché si può trascinare un oggetto, spostarlo, muoverlo, allargarlo, restringerlo, ricordarlo e così via, traslarlo, eccetera. Vi ha fatto vedere prima Max come si può agire in questo modo. Benissimo. Poi ci sono stati altri lavori di ricerca su altri filoni, per esempio quello della misura, e già Max vi ha fatto vedere qualche cosa sull'utilizzo della misura e delle cifre significative, altri lavori di ricerca sulle modellizzazioni. Io vi ho citato i filoni che più conosco perché io faccio ricerca all'Università di Torino di didattica della matematica e questi sono i filoni che noi abbiamo toccato come gruppo di ricerca, vedete, negli ultimi anni. Ma questi filoni sono anche condivisi a livello internazionale. Per esempio, che cosa abbiamo fatto noi come gruppo di Torino per quanto riguarda la ricerca sul trascinamento? Abbiamo cercato di fare degli esperimenti in classe andando ad osservare come gli studenti utilizzano questi software di geometria dinamica per risolvere problemi del tipo di quelli che Marta ha detto in ultimo, problemi cioè in cui bisogna esplorare una situazione, fare delle congetture e poi arrivare a una dimostrazione. Questo filone, la dimostrazione quindi vista come un processo e non soltanto come un prodotto finale, ha occupato la nostra ricerca per alcuni anni sul finire degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000. Abbiamo pubblicato su alcune riviste internazionali questi risultati. Lo abbiamo potuto fare con Geogebra? Non c'era Geogebra, l'abbiamo fatto con Cabri, che comunque era stato creato con la stessa filosofia. E perché adesso Cabri e Sketchpad sono in discesa in fase garage? Perché naturalmente sono software proprietari che vanno pagare e quindi con la filosofia del software libero vengono surclassati. Allora, osservando esperti e studenti abbiamo messo a punto dei modelli che io adesso non sto qua a illustrarvi perché ci vorrebbe un pochettino più di tempo. Modelli cognitivi, cosa vuol dire dei modelli cognitivi? Significa andare a cercare dei modi, delle strutture di pensiero con cui gli studenti fanno delle congetture con l'utilizzo del software di geometria dinamica e come passano a costruire la dimostrazione. Ve ne dico uno per farvi un esempio. Tra la congettura e la dimostrazione c'è un divario. La congettura è una cosa, è un'idea che vi scatta. Se teorema di Varignon, l'ultimo presentato da Marc, no? Quadrilatero, punti medi. Allora, se io prendo un quadrilatero qualunque e prendo i punti medi, che cosa succede del quadrilatero interno? È un parallelogrammo. Se ho i punti medi di un quadrilatero, allora, unendo questi punti medi, ottengo un parallelogrammo. Questa è una congettura. Poi io posso testare la congettura con l'uso del software di geometria dinamica, ma non è una dimostrazione, come ha detto Domenico. Non è una dimostrazione. Per fare la dimostrazione occorre attivare qualche cosa di più, cioè che cosa? Del processo di costruzione di una deduzione. Attraverso le deduzioni io posso dire passo dalla congettura alla dimostrazione. Quindi uno dei problemi che noi ci siamo posti come gruppo di ricerca è la congettura è una cosa, la dimostrazione è un'altra, epistemologicamente sono due oggetti diversi. Ci sarà, qui c'è una rottura, ci sarà modo di dare una continuità al processo, dalla congettura alla dimostrazione? Punto di domanda.
Sulla base di una serie di esperimenti didattici che abbiamo condotto nelle scuole, osservando, filmando, registrando gli studenti, abbiamo visto che proprio con l'utilizzo di un software di geometria dinamica è possibile dare questa continuità. Perché gli studenti, una volta che hanno visto la tesi, visto che si tratta di un parallelogramma nella situazione del teorema di Bari, allora possono essere, diciamo, stimolati non solo a dimostrare ma a utilizzare gli elementi che hanno usato nella fase di formulazione della congettura per costruire la dimostrazione. Però qualcuno potrebbe dire il contrario, adesso faccio subito la parte dell'avvocato del diavolo. Perché? Perché qualcuno potrebbe dire, ma attenzione, una volta che gli studenti hanno trascinato questa figura, come ci ha fatto vedere Marco prima, no? E hanno visto che è sempre un parallelogrammo, hanno ancora bisogno, necessità di dimostrare o no. Qualcuno potrebbe dire, no, l'hanno visto, sono convinti e quindi non dimostrano più. Non so cosa ne pensate. Non è generalizzato. Ma sta a noi e al contratto didattico che noi facciamo come docenti con la classe dare un senso alla dimostrazione. Se noi intendiamo la dimostrazione solo atta a convincere, allora gli studenti, guardando dentro Geogebra, dentro Bari, dentro Sketchpad, dentro una calcolatrice dove c'è Cambridge Junior che hanno fatto dei Texas, sono convinti e non dimostrano più. Se invece noi diamo agli studenti nel nostro contratto didattico come senso della dimostrazione quello di spiegare perché una certa affermazione è vera, loro possono fare tutte le affermazioni del mondo, le congetture, lavorare dentro Geogebra, ma Geogebra non darà loro la dimostrazione, cioè Geogebra non spiegherà loro perché. Saranno loro che dovranno costruirsi la dimostrazione. E se hanno condiviso con la classe e con l'insegnante questo statuto, questo senso della dimostrazione, allora saranno loro stessi ad andare oltre il software e dire ok, adesso spiego perché costruisco la mia dimostrazione. Non so se ho reso l'idea, no? Bene, osservando però gli studenti, cercando di trarre dei modelli cognitivi, siamo venuti di fronte ad una cosa che non avevamo minimamente immaginato. Perché quando noi parliamo di dragging, parliamo di trascinamento, dunque possiamo pensare che il trascinamento sia tutto uguale. Cioè, le tipologie di trascinamento siano esattamente sempre trascino, e invece no. Ci siamo accorti, proprio osservando gli studenti, che ci sono diverse tipologie di trascinamento. Perché? Perché queste tipologie di trascinamento vengono usate a seconda di quello che gli studenti vogliono fare o a seconda di quello che l'insegnante vuole fare. Esempio, se io disegno a occhio dentro questi software un quadrato e il compito era costruisci un quadrato, nel momento in cui io trascino un vertice il quadrato si rompe se non ho fatto la costruzione con righe e compasso, cioè non è più un quadrato. Allora ecco cosa vuol dire test del trascinamento. Test del trascinamento significa andare a usare il trascinamento per vedere se una costruzione è stata fatta con euclidea, Marco diceva euclidea, cioè con righe e compasso. D'accordo? Ecco, questo è un modo di usare il trascinamento. Un altro modo potrebbe essere il trascinamento a caso. Quando gli studenti hanno un problema di esplorazione e congettura da fare, no? E non hanno ancora la minima idea di quel che succede, pensiamo al teorema di Bari, quello dei punti medi del quadrato, e non hanno idea che cosa fanno, pigliano qualcosa e trascinano e vedono che succede. Anche Marco l'ha fatto prima, no? Per farcelo vedere. Ha trascinato così a caso. Questo è un altro tipo di trascinamento. Quando si utilizza? Si utilizza quando esploro una situazione geometrica all'inizio in cui non ho ancora delle idee. Oppure trascinamento guidato. Trascinamento guidato vuol dire, attenzione, io guido il trascinamento in modo da ottenere una certa configurazione. Per esempio, ha detto Mark prima, quando ci ha fatto vedere l'area, no?
del trapezio, che è diventato un rettangolo, mica trascinato a caso, ha trascinato sapendo bene qual era la configurazione che voleva ottenere. Bene, di tipi di trascinamento ce ne sono tanti. Io adesso, il mio obiettivo non è quello di darvi in maniera puntuale tutte le tipologie, ma quello di farvi capire che questa ricerca che noi abbiamo cominciato sulla valenza dei software di geometria dinamica per passare dalla congettura alla dimostrazione mettendo in luce dei modelli cognitivi ha scatenato altra ricerca. Ha scatenato altra ricerca che era per esempio come vi ho detto, sui tipi di trascinamento che ci sono e su come questi tipi diversi di trascinamento sono legati all'attività cognitiva che lo studente sta facendo. Se lo studente sta facendo un'attività di esplorazione, non sa ancora come muoversi, userà certi tipi di trascinamento. Se ha già delle idee e vuole solo testare queste idee, userà altri tipi di trascinamento. Ce ne sono ancora altri, d'accordo? Ecco, quindi abbiamo scoperto che ci sono diversi tipi di trascinamento. Cosa ci rifacciamo adesso? Tutto questo viene dalla ricerca. Ha una valenza per la pratica didattica? Questa è la domanda che ci possiamo chiedere se vogliamo rompere quella rottura, quel gap che c'era. Cioè se vogliamo creare una continuità tra ricerca e pratica didattica, dobbiamo chiederci il senso del nostro lavoro di ricercatori per la scuola, per gli insegnanti, per gli studenti. E adesso vi dico subito quale senso può avere. L'insegnante che è reso consapevole di queste diverse modalità di trascinamento non è che poi andrà a spiegare la classificazione del trascinamento con gli studenti, non è questo lo studio, però potrà rendere a loro volta gli studenti consapevoli dei diversi tipi di trascinamento a seconda del tipo di problema che stanno risolvendo. Capite cosa vi sto comunicando, no? Come messaggio? Cioè il fatto di avere un'idea che ci sono diverse modalità di trascinare una figura può effettivamente dare uno strumento in più al docente per rendere consapevoli i ragazzi e quindi per dare loro degli strumenti forti di utilizzo del software che vanno oltre la semplice costruzione della figura, che vanno oltre la ricerca di ipotesi o di tesi, d'accordo? E qui ci sono esempi vari di che poi aprirò anche un file Geogebra per vedere le varie cose, no? Tra l'altro una delle cose che si può far vedere, che facciamo vedere subito all'inizio ai nostri studenti, è il fatto che alcuni punti si possono trascinare, ci ha fatto vedere anche prima sotto il video, altri punti no. Perché? Perché ci sono i punti liberi che sono quelli da cui parte tutta la costruzione e ci sono i punti invece vincolati che sono quelli che dipendono dai punti liberi. Per cui i punti liberi potranno essere mossi su due dimensioni, cioè con due gradi di libertà, se sono liberi mettiamo, oppure se sono su una linea soltanto con un grado di libertà, mentre i punti vincolati non li possiamo dare. Altro filone di ricerca, la misura. Guardate, non ci siamo messi d'accordo, ma il primo esempio che ha usato Marx, se avete notato, era sulla misura. Quando ha fatto l'esempio del cerchio con l'angolo al centro e l'angolo alla circonferenza, ho detto ma guarda qua, non ci siamo messi d'accordo, eppure anche lui ha subito citato questo aspetto. Perché? Perché questo aspetto è importante? Perché gli studenti, anche qui, come devono essere resi consapevoli sull'uso del training e sulle varie tipologie, come sono legate queste tipologie ai problemi, devono anche essere resi consapevoli sull'uso della misura. Perché? Perché devono sapere, per esempio, che ci sono le cifre significative e che quindi dire 2,5 è il doppio di 1,2 è accettabile nell'ambito dell'incertezza e della stima. E come mai questo? Come mai? Perché qui è delicata, molto delicata. Anche qua ho scritto dei lavori sulla misura perché mi sembrava importante. La situazione è molto delicata e cercherò di dirvela in 30 secondi, perché altrimenti ci vuole molto tempo per discuterla nei dettagli. Guardate, un software come Bari Sketch per lo Geogebra è un software che ci simula la geometria euclideana. Nella geometria
euclidea c'è la teoria della misura e all'interno di questa teoria della misura matematica, siamo nella matematica. La misura che cos'è? Una funzione che ci collega ad un numero reale. D'accordo? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, per esempio, se noi abbiamo un quadrato e vogliamo misurare la diagonale del quadrato ponendo un'unità di misura, noi abbiamo come risultato della misura un numero reale. Un numero reale che in questo caso è irrazionale ed è radice di 2. Ok? Bene. In fisica, e questo è lo statuto epistemologico della misura in matematica, Geogebra simula una situazione matematica, idea, e quindi dovrebbe evocarci questo senso, dovrebbe evocare i nostri studenti questo senso della misura, di esattezza totale. Ok? Però Geogebra è un software costruito su uno schermo con dei pixel, quindi ci sono due difficoltà. Uno, c'è l'informatica dietro, due, c'è il problema di risoluzione dello schermo. Sono due difficoltà che danno a questo discorso una valenza nulla. Perché? Perché? Che cosa succede dentro Geogebra quando noi utilizziamo la misura? È una misura in senso matematico, dal punto di vista epistemologico, oppure è una misura che ha un senso fisico? La seconda. Perché? Perché è come se noi utilizzassimo un righello per misurare questo banco. E quindi dietro c'è una misura di tipo fisico, e non, cioè scienze sperimentali in sostanza, e non di tipo matematico. Quindi il risultato della misura in fisica che cos'è? Non è un numero, ma è un intervallo. E poi non può mai essere un numero irrazionale, chiaramente, è sempre un numero decimale con un numero finito di cifre per una virgola, d'accordo? Sicché, se gli studenti non sono resi consapevoli di questo aspetto, che noi stiamo simulando un ambiente per la geometria euclidea, ma lo strumento misura che noi utilizziamo dentro è fortemente fisico, quindi con delle incertezze, ecco perché abbiamo che il doppio di un segmento, il doppio di la metà di 2,5 potrebbe essere 1,2, come abbiamo visto prima nelle misure che ci ha portato Marco, perché è uno strumento che calcola in maniera approssimata, perché sotto c'è la rappresentazione dei numeri in macchina per chi ha fatto informatica e questi discorsi, e quindi che cosa succede? Che dobbiamo tenere conto delle approssimazioni nel momento in cui noi formuliamo delle congetture. Se gli studenti sono resi consapevoli di questo discorso sapranno gestire benissimo la misura e andare al di là delle incertezze, sicché aumentare il numero di cifre significative come faceva Mark prima non ci dà migliore precisione, anzi ci dà migliore confusione. Perché? Perché avere 15 cifre significative dopo la virgola non sarà mai vero in questo software, perché la dimensione del pixel va, io non lo so intorno a quali cifre significative, magari una, neanche una. Cioè se io mi muovo da un pixel all'altro non cambio la 15ª cifra significativa dopo la virgola, ma ne cambiano tante, perché c'è un salto discreto, esattamente come nella meccanica quantistica. Sicché è meglio che gli studenti abbiano consapevolezza di queste cose per non incorrere in errori. Allora, da una parte c'è il discorso epistemologico, dall'altra c'è il discorso cognitivo, in mezzo c'è Geogebra ed è l'insegnante che deve saper gestire queste difficoltà per rendere consapevoli queste cose. Qui ci sono alcune delle domande di ricerca che noi abbiamo sfruttato nel corso degli anni per fare questi studi, e quindi per esempio una è l'uso della misura in un software di geometria dinamica, gioca sempre a favore, a volte può giocare contro. Se non ben gestita può giocare contro. Noi abbiamo esempi di studenti che non sanno padroneggiare l'uso della misura e che quindi cadono in conflitti, in misconcezioni, cose del tipo formulano una congettura, la testano, dimostrano facendo una dimostrazione corretta dall'inizio alla fine, vogliono verificare e quindi tornano dentro Geogebra per verificare
clamoroso, direte voi, però succede. Però succede nel momento in cui non gli è stato detto attenzione, guarda che devi usare le cose con altri. Succede. E quindi proprio dalla scoperta, e questo lo fanno i ricercatori, del fatto che succedono queste cose, viene la consapevolezza da dare ai docenti e da dare agli studenti. Possiamo paragonare da un punto di vista cognitivo l'uso della misura all'uso del training? Cioè, come abbiamo visto che c'è un trascinamento fatto per esplorare e un trascinamento fatto per verificare cose che ho già in mente, allo stesso modo per la misura succedono le stesse cose, cioè c'è una misura fatta per esplorare e una misura fatta per controllare un certo risultato. Sì, abbiamo verificato che come per il trascinamento ci sono diversi modi di uso anche per la misura. E quindi vi elenco qui alcune di queste cose senza entrare troppo nei dettagli. Gli studenti non hanno ancora un'idea precisa sulla configurazione, così come usano il trascinamento a caso, usano anche la misura a caso, cioè misurano alcune parti della figura, trascinano e poi vedono se c'è un'invariante, per esempio, che cosa succede. B. Gli studenti fanno un'esplorazione guidata della configurazione, così come usando il breaking in modo guidato, cioè andando per esempio a scegliere certe figure particolari all'interno di una situazione generale, possono farlo anche per la misura, anzi insieme usando misure e breaking possono portare a questo controllo, no? A questa guida. C. La misura serve come strumento per testare la validità di una percezione, cioè ho un'idea che questo sia il doppio di questo, proviamo a mettere le misure e vediamo se la mia idea è, è corretta. Poi D, e queste D ed E sono quelle che vi dicevo prima, cioè dopo aver fatto una congettura, a volte gli studenti tornano a utilizzare nel software, può essere Geogebra, eccetera, possono tornare a guardare nel software per vedere se la loro congettura è vera, oppure dopo addirittura aver fatto una dimostrazione. Veniamo a alcune riflessioni di carattere pratico. Cosa ce ne facciamo di tutti questi risultati di ricerca nel momento in cui entriamo nel mondo della scuola? Perché ci servono moltissimo. Le nuove indicazioni, sapete, per la scuola secondaria di secondo grado mettono più volte l'accento sulla parola modello. Avrete lette, avrete visto, e quindi guardate qua, costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando strumenti informatici per la descrizione e il fatto. Il concetto di modello matematico è un'idea chiara della differenza tra la visione della matematizzazione della fisica e quello della modellistica. Benissimo. Gli elementi della geometria o l'idea del piano dello spazio tra cui prendono forma gli elementi caratteristici del pensiero matematico, definizioni, dimostrazioni, visualizzazioni e sommatizzazioni. Allora ha un senso utilizzare il Geogebra non solo per vedere appunto, ma perché da un punto di vista della ricerca ho tantissime indicazioni che mi dicono come, che mi dicono con quali problemi, che mi dicono con quale metodologia, eccetera, e poi dal punto di vista istituzionale ho delle indicazioni precise di fare geometria, di fare problemi di misura, di fare problemi di modellizzazione, eccetera. Adesso io vi ho citato le indicazioni della scuola del secondo ciclo perché sono le ultime, se poi prendiamo quelle del 2007, no? Uscite a Fiorone per la scuola primaria, la scuola secondaria del primo grado, anche noi vediamo le figure della geometria, l'esplorazione. Non vediamo la dimostrazione, ovviamente, perché la dimostrazione è tipica della scuola secondaria del secondo grado, ma vediamo molti aspetti che possono abituare gli studenti poi a utilizzare la dimostrazione della scuola secondaria. E quali sono queste attività? Sono l'aspetto dell'esplorazione, l'aspetto della formulazione della congettura, l'aspetto dell'argomentazione. Perché non si può chiedere solo a livello di scuola secondaria, quindi prendere una dimostrazione. Spiega perché, spiega perché è
anche a livello di scuola primaria e a livello di scuola secondaria. Abituiamo gli studenti a dare e otterremo dei splendidi ragionamenti. Ed è quello che poi ci viene richiesto invalsi, stiamo caratterizzando il nostro sistema nazionale, OCSE-PISA, il livello internazionale. Adesso noi qui siamo piccoli rispetto all'Inghilterra dell'OCSE-PISA, però io vi faccio grandissimi complimenti perché voi, la Puglia, siete stati oggetto di grandi citazioni. 3 giorni fa a Torino che abbiamo avuto il convegno sull'OCSE-PISA, perché i vostri punteggi nel 2009 sono cresciuti e quindi di questo vi faccio. Allora, tornando alla domanda che ci siamo posti, ricerca e pratica, collegamento con la cultura. Io ho cercato di farvi vedere attraverso degli esempi di ricerche come questa ricerca possa avere una ricaduta didattica nella scuola e quindi esserci un legame tra ricerca e pratica didattica e sue problematiche attraverso quello che si fa nell'ambito della ricerca didattica e attraverso i suggerimenti istituzionali, cioè le indicazioni. Ora vi faccio vedere un esempio, perché insomma, cerchiamo di vedere il versante della pratica. Per cui avete capito che la mia tesi è che non ci sia una rottura tra ricerca e pratica, ma che ci sono molte iniziative volte proprio a trovare dei collegamenti. Il progetto che vi cito qua è un progetto europeo in cui sono coinvolta anche tutto il mio gruppo come Università di Torino insieme ad altre istituzioni, c'è anche l'Inghilterra e ci sono tantissimi altri paesi europei, che ha come obiettivo la formazione dei docenti di matematica con l'utilizzo delle tecnologie. La tecnologia più utilizzata da questo progetto europeo è Geogebra. Poi ci sono altre tecnologie che utilizziamo come TI Inspire, la software quello simbolico come il fondo elettronico. Però la più utilizzata trasversalmente e anche verticalmente perché agiamo su più livelli scolari è Geogebra. Quindi vi farò vedere quali domande ci siamo posti all'interno di questo progetto, qual è la mediazione che vi può offrire un software come Geogebra oppure un altro software all'interno dello stesso problema, che tipo di aiuto mi danno, come supportano gli studenti nel fare congetture, nel fare modelli, nel fare calcoli, nel fare dimostrazioni. E poi il fine ultimo di questo progetto è quale modello stiamo cercando per la formazione dei docenti. In Italia è particolarmente significativa questa domanda perché da 3 anni abbiamo preso le scuole di specializzazione per la formazione dei docenti, ma adesso sta per nascere una nuova struttura, no? Il tirocinio formativo attivo e la laurea specialistica. Quindi cerchiamo di essere pronti per capire come possiamo agire in questa direzione. E qui vi faccio vedere un problema naturalmente all'interno di un contesto geometrico, ma è un problema che abbiamo scelto che dà un'apertura enorme su diverse problematiche, non solo della geometria, anche di tipo numerico, di tipo simbolico, di tipo funzionale, si può arrivare fino all'analisi tranquillamente. Cioè questo è uno di quei problemi che noi stiamo cercando di formulare, che vanno bene da 0 a 99 anni, sto esagerando, per tutti i livelli scolari, cioè lo proponiamo alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado e alla scuola secondaria di secondo grado. Naturalmente con livelli di risoluzione diversi e con supporto diverso delle tecnologie, questo è chiaro, con risultati diversi. Però il problema è sempre lo stesso. Riguarda figure geometriche, l'abbiamo sperimentato al momento nella quinta elementare, nella scuola media e nella scuola superiore, sia a livello di biennio che a livello di triennio. Come vi dicevo, si apre a tantissime prospettive. Adesso vi farò vedere. Abbiamo scelto Mr. B come quando proponiamo questo problema alle classi, chiediamo sempre, e questa è una nota metodologica molto significativa che vi voglio passare, perché la
riflessione che vorrei fare prima di proporre il problema è questa. Quando noi diamo una tecnologia nelle mani degli studenti, non ci è garantito l'apprendimento, ma non abbiamo nessuna certezza e nessuna garanzia che questo software o questo strumento che noi diamo loro mi garantisca costruzione di pensiero matematico, costruzione di concetti matematici. Nessuno. Quindi non è che Geogebra adesso risolve l'universo mondo, perché noi diamo Geogebra nelle mani degli studenti e siamo a posto, così come Mark prima diceva, io do questo problema, no? Del primo livello che ha presentato, io do questo problema nelle mani degli studenti ci fanno tutto. Non è questo il punto è sempre il ruolo di mediazione che dà l'insegnante, cioè con più noi introduciamo tecnologie, strumenti, eccetera, più dobbiamo dare un supporto all'insegnante. L'insegnante oggi si trova ad agire in un mondo estremamente difficile, estremamente tecnologico. L'insegnante del terzo livello deve saper fare qualche cosa. E la cosa più importante è la progettazione dell'uso delle tecnologie all'interno della classe. Abbiamo detto che dare software nelle mani degli studenti così non è sufficiente. Dare il problema nelle mani dello studente in questa maniera non è sufficiente. Allora che cosa possiamo fare? Qua io vi faccio vedere come utilizziamo problemi aperti con le tecnologie nelle classi. Ho detto problemi aperti. Aperti significa che non forniamo la tesi. Aperti significa che gli studenti devono esplorare e devono trovare delle soluzioni in forma di risultati, modelli, funzioni, dimostrazioni, quel che è, ma devono trovare. Leggere con attenzione, quindi c'è un momento individuale di lettura del problema in cui lo studente prova ad immaginarsi una soluzione. Poi, quindi guardate, questa è la formulazione per chi lo conosce di Domingo Paola, rigida, senza interagire con i suoi compagni. Un momento individuale. Poi confrontati con un gruppo e vedi un po' se quello che tu hai immaginato, la tua soluzione, è compatibile con quella degli altri, discuti insieme, eccetera. E infine, utilizza Geogebra. Infine. Perché? Perché tu ti sei fatto delle idee, ne hai discusso con i tuoi compagni, hai provato a immaginare una soluzione e adesso utilizzi lo strumento per verificare se quello che tu hai immaginato andava bene o no. Non è questo l'unico modo di utilizzare un software, per carità, però questo è uno dei modi che producono con immaginazione, producono nel comparare quello che io ho immaginato con le soluzioni che mi fornisce il software e producono nella discussione finale. Discussione matematica che va gestita dall'insegnante. Allora, Mr. B percorre a velocità costante una circonferenza di centro O e raggio A e raggio R, partendo da un punto A. E gli vuole descrivere come varia la distanza dal centro della circonferenza al variare della lunghezza del cammino percorso. Come puoi aiutare? Facilissimo, questo è il problema che voi vedete. Fate queste cose qua, insomma, facciamo un po' ridere, no? Però è stato scelto apposta perché voi immaginate che questo problema ci dia una funzione costante, no? Come risultato. E allora perché facciamo un problema così semplice? Beh, intanto per completare, no? Ma facciamo un problema così semplice anche per un altro motivo. Perché la funzione costante è una funzione difficile da concepire per gli studenti. Sia quando facciamo modellizzazione in fisica e abbiamo spazio su tempo, no? Che è una funzione costante. Cosa vuol dire? Vuol dire che non cambia lo spazio. Sia quando facciamo cose di matematica e dobbiamo rappresentare le funzioni costanti. Per cui ecco perché siamo partiti da una funzione costante. Voi sapete, secondo Piaget, che nel momento in cui gli studenti trovano una situazione di equilibrio e si sentono sicuri e tranquilli, noi subito li destabilizziamo cattivamente e
quadrata, ovvero questa. Ovvero quella del poligono, quindi non più quella del cerchio. Qui vediamo un professore che sta illustrando, discutendo con gli studenti questa situazione. Non si vedono? No, lo schermo, vediamo, adesso ci riusciamo. Se io muovo il punto, che subito c'è come qui, se io muovo il punto B, D aumenta, D varia, vedete, D è questo lato B, lato B l'ho chiamato D vale 5,27, quindi il punto Q A in questo caso ascissa 5,27, l'ho ordinata 2,1 dove l'ordinata è la distanza OB. Allora io sto disegnando l'insieme di tutti i punti che hanno come ascissa la lunghezza dell'arco, cioè la mia variabile dipendente, che come ordinata la lunghezza del raggio, la mia variabile esponenziale. Quindi ognuno di questi punti ad ogni x corrisponde a x e x questi. Allora, gli studenti, come avete visto, hanno prima immaginato da soli, poi discusso in gruppo, poi lavorato in GeoGebra e alla fine stanno discutendo insieme il risultato di ciò che hanno fatto con l'aiuto del docente, no? Variabile si può scegliere l'angolo oppure la distanza percorsa, quindi l'arco, sul cerchio, la funzione sarà sempre una funzione costante. Adesso proviamo a immaginarci che cosa succede invece nel momento in cui non abbiamo più un cerchio ma abbiamo un quadrato. Che succede che abbiamo un quadrato? Questa distanza non è più costante, la prima cosa di cui ci rendiamo conto è questa, anzi varia. E come varia? Beh, sarà massima nei vertici, poi diminuisce fino a dove? Fino al punto medio del lato del quadrato e poi aumenta, diventa di nuovo massima in un altro vertice, dopodiché ricomincia, perché c'è una situazione di simmetria, questo quadrato per 4 volte avrà lo stesso andamento. Come ve lo figurate questo andamento? Basta di vita. Non c'è stato, Quanto si dice? io dico una cosa di questo genere, no? Delle curve che si ripetono, guardate il problema aperto. Egli vuole descrivere come, deleghiamo un'altra persona, egli vuole descrivere come varia la sua distanza dal centro del quadrato. Come puoi aiutarlo? Non si dice nulla della variabile dipendente. La variabile dipendente abbiamo capito che è quella distanza O, ma della variabile indipendente non si dice nulla, quindi cosa succede nelle classi? Succede che ci possono essere scelte diverse, no? Della variabile indipendente dei vari gruppi. Questo è un modo per fare questo problema con una tecnologia matematica. Per esempio la scuola primaria, facciamo così, oppure con un'altra tecnologia fondamentale, con il filo, con la corda, riportando, no, questo filo con un po' di scotch, tanti pezzi di filo sul quadrato e poi prendendo quegli stessi pezzi di filo e mettendoli uno in fila all'altro, viene la descrizione della funzione. D'accordo? E qua con strumenti poveri. Poi invece abbiamo la possibilità di farlo con strumenti più tecnologici, no? E qui vedete la funzione rappresentata in cui abbiamo come variabile indipendente l'arco e come variabile dipendente naturalmente quella che è chiamata OB, la distanza dal centro a un punto del quadrato. Per costruire questo modello è sufficiente mettere nel piano cartesiano le coordinate del punto del modello. Cioè si mette come punto il punto descritto nel ricordo più sarà uno di quelli
come variabile l'angolo alfa, questo qui, e indipendente, come variabile dipendente c, cioè quella distanza. Quindi coordinate. Mettendo questo punto di queste coordinate dentro GeoGebra, succede che io ho il punto corrispondente a questo punto. Basta. Come faccio a vedere poi tutta quella curva? Beh, è sufficiente muovere, e con la dinamicità, questo è un software di geometria dinamica, e con la dinamicità io ottengo tutta la funzione. Eccolo qua. Che cosa osservate? Era il punto G, che muovendo il punto su tutto il quadrato io ho il punto G che descrive tutto il mio momento, d'accordo? Molto interessante. Fate O. Allora, il problema può finire qui, se io sono magari con una classe di solito, di scuola media, di scuola superiore, oppure posso andare oltre. E se vado oltre, come procedo? Guardate, con GeoGebra c'è la possibilità di mettere 5 punti su questa curva, perché magari lo studente dice potrebbe essere una conica. Allora, GeoGebra ha la possibilità di vedere, di trovare, determinare la conica passante per 5 punti. Allora, io che cosa faccio nella mia ricerca di un modello? Lo studente che cosa può fare? Fissare 5 punti sul e chiedere a GeoGebra di trovare la conica che passa per quei 5 punti. La conica viene determinata, è un'ellisse, la vedete disegnata lì, no? La posso determinare prendendo anche 5 punti, altro che essere un'ellisse, eccetera, eccetera. L'insegnante che cosa può chiedere a questo punto? Come nei problemi di dimostrazione in cui non ci limitavamo a vedere la congettura visualizzata attraverso il software, anche qui per il modello è la stessa cosa. Io vedo il modello visualizzato qua una funzione, ma posso chiedere ai miei studenti, ma sarà giusta? Se noi proviamo a trovare, a determinare come una formula questa funzione, otterremo un'ellisse oppure no? Se sì, confermiamo un'idea che ci è venuta attraverso l'uso del software. Se no, ci andiamo a chiedere come mai viene una cosa diversa. D'accordo? E se voi provate a fare i conti qua, in questa situazione qui, per determinare questa distanza si agisce con la trigonometria e si ottiene il reciproco di un coseno. Allora uno dice, ma che cosa c'è? Se io ottengo il reciproco di un coseno, quindi chiedo scusa, ma alcune cose non sono rimaste nella formula. Comunque, se io ottengo come modello il reciproco di un coseno, difficile che questo possa essere un'ellisse, no? Allora ci si chiede dunque, come mai io ho ottenuto il reciproco di un coseno facendo la mia dimostrazione in dei calcoli usando la trigonometria? E non c'è dubbio che mi invece GeoGebra mi dà un'ellisse. Allora GeoGebra ha sbagliato come nel caso della misura, quando dicevo, no, il doppio 2,5 e il doppio di 1,2. Allora anche qui ci vuole la consapevolezza del fatto che io devo capire come ha lavorato il software per ottenere quell'ellisse. Ha trovato la conica che passa il più vicino possibile a questi 5 punti. Se io ingrandisco, vedo che quella lì purtroppo, cioè la mia funzione reciproca del coseno non è esattamente c'è una discrepanza, no? E quindi posso dare valore al pensiero astratto, al pensiero simbolico, alla dimostrazione rispetto al software. Così come avevo dato valore alla misura in matematica rispetto all'uso del righello e alla misura fisica che mi può dare un software di questo genere. Ecco cosa voglio dire con consapevolezza nell'uso dello strumento. Lo strumento non mi darà
indietro per farvi vedere l'altra situazione. Nel momento in cui io scelgo un'altra variabile e questa variabile non è più l'angolo, ma è la distanza percorsa, questa distanza qua, posso scegliere questa come variabile. La dimostrazione rimane ancora più facile perché basta usare il teorema di Pitagora. E usando il teorema di Pitagora mi viene la radice di una cosa al quadrato meno un'altra cosa al quadrato. Levandola al quadrato, questa cosa, se c'è in meno, poi capite bene, viene sempre di secondo grado che è in questo caso, se io chiedo a Geogebra di trovare la conica che passa per quei 5 punti, mi trova allora in questo caso qua, il risultato teorico trovato dagli studenti con la dimostrazione usando solo il teorema di Pitagora e il risultato pratico ottenuto attraverso Geogebra coincidono. Quindi ecco che tutte queste cose di modellizzazione vanno sempre verificate attraverso un calcolo simbolico per poter naturalmente vedere se quello che ho ottenuto con Geogebra è frutto solo di un'approssimazione oppure è frutto proprio del risultato reale. E questo discorso a questo livello di approfondimento può essere affrontato bene in un triennio della scuola superiore. La Geogebra non è l'unica tecnologia esistente al mondo, io lo stesso problema lo posso affrontare per esempio con gli Einstein. Lo conoscete? Gli Einstein è un software che si usa su dei palmari, tirato fuori dalla Texas, che è un software di questi tempi molto moderno perché viene utilizzato lo stesso software, può girare sia su una macchina portatile, quindi un palmare, sia sul computer. Con gli Inspire c'è uno strumento ancora diverso che ci consente di affrontare in una maniera ancora diversa questo problema. È come se fosse un sonar, è come se ci desse un tempo che scorre indipendentemente. Cioè, con gli Inspire io posso catturare questa grandezza che è la distanza, no? Che io vado cercando, catturarla e portarla su questa tabella, considerandola come variabile. Incrementando i valori della variabile indipendente, io ho i dati della variabile dipendente che sono queste distanze che variano. Allora ho detto è come se avessi un sonar, nel senso che questo che mi viene dato è una sequenza, è un contatore che mi fa passare da un valore al successivo, quindi è come se io catturassi il moto di Mr. Bean in termini di spazio-tempo, mentre Mr. Bean passeggia sul perimetro del quadrato. E in questa maniera otterrei ancora, come avete visto, un andamento di questo genere. Cioè le curve si assomigliano sempre, perché hanno sempre questo tipo di andamento, però le funzioni possono essere di un tipo o di un altro a seconda di quello che io ho scelto come variabile indipendente. E adesso veniamo alle potenzialità del problema. Adesso vi ho fatto vedere le potenzialità della tecnologia, ora vi faccio vedere le potenzialità del problema. Questo problema qua può essere generalizzato. Vi ho fatto vedere il cerchio, il quadrato, ma noi potremmo chiedere, una volta che gli studenti hanno esplorato abbastanza all'interno di questo problema, lo complichiamo, ma se io avessi un rettangolo al posto di un quadrato, cosa succederebbe? E se io avessi un triangolo equilatero, che cosa succederebbe? Se avessi un pentagono regolare, che cosa succederebbe? Come sarebbe la funzione? E quindi ho la possibilità di andare oltre, sia a livello dell'immaginazione, sia nell'utilizzo del software. Qui abbiamo anche un esempio, non voglio esagerare con entrare nei dettagli. Questo qui è il professor Neo, di informatica, che ha fatto una triennale nel convegno di Damatica che c'è stato a Torino il centro in 10 giorni, l'altro ieri e oggi. Il professor Neo usava questa metafora, noi agli insegnanti, come agli studenti, non possiamo dare il pesce se hanno fame. Cioè se hanno fame di attività didattiche con Geogebra, noi non dobbiamo dare la scheda pronta con l'attività assolutamente completamente preparata. Dobbiamo dare la canna da pesca. Perché con la canna da pesca loro ne prepareranno anche. Se gli diamo solo pesce, poi non rimarranno fermi a sfamarsi. E la canna da pesca
È Mao Zedong questo, eh? Sì, no, lo so che mi citava, è chiaro. Neo Mao, Sì. Neo Mao. L'ha detto, lui l'ha detto. Io uso la stessa tecnica. Noi abbiamo qualche cosa. Certamente. E quindi dare delle metodologie di tipo laboratoriale può essere utile per. Come vediamo nell'istituto di Geogebra che utilizzo, facendo dei corsi per Geogebra per diventare utilizzatori, classi, diciamo, persone che riescono a usare con diverse tipologie di problemi, esperti, quando invece l'insegnante è in grado di costruire nuove attività, percorsi, eccetera, con l'utilizzo di Geogebra, e infine formatori nel momento in cui sono in grado poi di andare a formare altri gruppi di docenti. Queste sono le certificazioni che noi consegneremo ai nostri docenti nel convegno che faremo a Torino il 5, 6 e 7 di ottobre. In quale modo li seguiamo questi docenti? Attraverso una piattaforma Moodle in cui non solo mettiamo i materiali, ma chiediamo anche loro di inviarci delle proposte che possono essere pubblicate, e attraverso forum di attività a distanza, non solamente in presenza. Questa è la piattaforma Moodle che abbiamo creato per i docenti delle scuole piemontesi di tutti i livelli scolari nel 2008. Siamo nel 2011, non sono ancora passati 3 anni da quando abbiamo creato questa piattaforma, ne sono passati appena 2 e mezzo, adesso abbiamo 1000 docenti su questa piattaforma che ci seguono a distanza. È chiaro che, essendo una piattaforma libera sulla rete, si può iscrivere chiunque, non solamente i docenti del Piemonte, e quindi potrete iscrivervi anche voi se volete, dando semplicemente i vostri dati come titolare di una scuola e che materia insegnate. In presenza facciamo dei corsi, come vi ho detto, dei seminari, e poi ogni 2 anni il convegno di FIMA. Di FIMA sta per didattica della fisica e della matematica, quest'anno poi cade il 150esimo, Torino, insomma, se volete venire a vedere tutti i festeggiamenti che stiamo facendo a Torino, vi invito al convegno, che dura 3 giorni, dal 5 al 7 di ottobre. In questi 3 giorni dedichiamo un giorno, il 7 di ottobre, a Geogebra interamente, attività che vengono dalla ricerca e dalla pratica